Dirò che sto progettando questo gioco per aiutare la comprensione alle ragazze. No, mi stai riprendendo. Cancella! Questo è l'intro, va bene. Ci sta. Ci parli del tuo prossimo gioco Comics? Allora, col mio nuovo marchio Horrible Games. Prendi pure il marchio? Sì. È proprio horrible. Veramente brutto, l'ho fatto volutamente bruttissimo. Sto lavorando su un nuovo gioco che sarà un gioco più family, diciamo, è un gioco narrativo innanzitutto, basato, questa è una prima bozza di quella che potrebbe essere la copertina, probabilmente dato che uno schizzamatita non si capisce un Sostanzialmente il concetto del gioco sarà un party game che terrà da 3 a 10 giocatori. Le regole per 3 o 4 giocatori saranno leggermente diverse, perciò diciamo che il gioco vero e proprio parte da 5 giocatori in su. I giocatori verranno divisi in squadre, a seconda delle manche saranno delle squadre casuali che verranno determinate dall'assegnazione di questi token colorati. I giocatori della stessa squadra praticamente devono pescare ognuno 5 o 6 di questa miriade di carte su cui sono presenti, che sono proprio le vignette del fumetto praticamente, sulle quali sono presenti molte illustrazioni, tutte diverse, fronte e retro di vario tipo, che vanno da Tyson a scienziati pazzi, la nonna col mattarello, un tipo che sputa, qualsiasi cosa. E sostanzialmente i giocatori, verrà deciso un titolo e i giocatori avranno, girando una clessidra, avranno il tempo limitato per comporre una storia. Quelli della stessa squadra hanno 5 carte a testa e devono accordarsi su come posizionarle per creare e strutturare una storia che verrà fuori poi praticamente come una vera e propria tavola di un fumetto, dove chiaramente molte delle tessere hanno una funzione generica, possono essere usate per vari scopi, perciò stiamo studiando tutte le vignette in modo che abbiano più significati e più modi di essere utilizzate. Una volta che tutti hanno completato la composizione della storia, si passa alla fase di narrazione, in cui i giocatori della stessa squadra si dividono, uno deve narrare la prima parte, l'altro deve narrare la seconda parte e devono narrare la storia cercando di seguire il titolo proposto e cercando di narrare qualcosa per ogni immagine che hanno posizionato. Dopodiché molto semplicemente ogni giocatore prende il token del suo colore e si tira su in alto, si conta 1, 2, 3, bam, e si mette sulla storia che è piaciuta di più. A questo punto la fase di punteggio è un attimo in lavorazione, ma il concetto è che la storia che prende più voti, i 2 giocatori che l'hanno composta entrambi prendono punti, che saranno dei token punteggio. I giocatori possono decidere quante manche giocare, diciamo idealmente 3-4 manche, e basta, questo è il gioco nel suo succo, perciò gioco molto semplice, molto adatto a famiglie, gioco narrativo basato su fare un sacco di risate, perché tutte le tessere sono studiate in modo da creare situazioni abbastanza paradossali, tipo ci sono robot, vampiri, alieni, perciò chiaramente possono succedere, le storie chiaramente prendono una piega abbastanza assurda. Sto già progettando di fare delle piccole espansioni che saranno divise per genere, perciò ci sarà quella horror, quella noir, quella porno e quella porno Cthulhu facciamo. Sì. Horrible porno Cthulhu. Horrible porno, tentacoli da tutte le parti. Ma la grafica come sarà? Allora, la grafica sto lavorando con Matteo Cremona, che è un fumettista Bonelli, del quale qua potete vedere qualche illustrazione. Diciamo, questi saranno più o meno lo stile del disegno, perciò diciamo cerchiamo di discostarci un po' dallo stile puramente bonelliano italiano per avere una cosa un po' più alla francese, tra virgolette. Stiamo studiando con invece altri illustratori che si occuperanno della parte di colorazione,
che vabbè, qua ci sono un po' di prove, ma sono, diciamo, uno stato un po' precoce. In realtà c'è da lavorarci molto, perché in realtà tutte le tessere dovranno funzionare l'una con l'altra, e finché sono in bianco e nero la cosa è un po' più semplice. Quando vai a introdurre il colore, in realtà se vai a narrare una stessa scena che cambia drasticamente i toni, ti sembra che cambi luogo e cromaticamente ti esce dalla narrazione. Perciò anche su questo c'è un lavoro abbastanza complesso da fare, ma sicuramente lo voglio a colori, perché per il tipo di gioco, perché a parte che il fumetto in bianco e nero è una cosa più italiana, in Francia, Stati Uniti il fumetto è a colori generalmente. Perciò c'è un bel po' di lavoro a fare, il game design è abbastanza concluso, sto lavorando giusto su dei playtest per renderlo il più veloce possibile, il più cacciaroso possibile. Sapete che è un mio difetto, non so. Possibile data d'uscita o periodo? Direi Essen 2014, sì, sicuramente. E Con un look in contemporanea, perciò gioco sui fumetti a questa look, sarà, spero, ben apprezzato. Sì, speriamo. progetti per il futuro invece? Allora, di concreto ancora niente, ma posso dire che ci sono parecchie cose. Ci sono, oltretutto, ci sono 2 giochi spaziali, uno di guerra e uno dungeon crawler, sempre con elementi un po' particolari, però sono tutti prototipi in realtà che sto analizzando ancora al momento, sto un po' playtestando, sto valutando. Poi c'è un progetto con miniaturozze belle ciccione, sì, che da sempre ho voglia di fare vedo l'apprezzamento negli occhi del cameraman che voi non potete vedere. Brillano. E saranno dei giochi tipo, probabilmente dei giochi di guerra. E poi ho un altro paio di progetti miei invece sempre un po' più strani, con un po' più verso il dungeon fighter, ma vedremo. Al momento non mi voglio sbilanciare, che poi la gente si attende troppo e poi magari cambia tutto all'ultimo momento. Quindi tutto sotto il logo del tentacolo verde? Tutto sotto il logo del tentacolo verde, chiaramente.